Ciao a tutti, innanzitutto vi ringrazio per le numerosissime iscrizioni e per aver permesso la prosecuzione della partnership di YouTube. Adesso vedremo come costruire una terza mano con 6 braccia flessibili e pinzette di precisione. Il tutto spendendo poco più di 5 euro e riciclando il telaio di un vecchio hard disk. In aggiunta al vecchio hard disk sono necessari dei braccetti flessibili e delle pinzette a coccodrillo. Il telaio dell'hard disk servirà solo per appesantire e rendere più stabile la base in placa che verrà stampata in 3D e che avrà come funzione principale quella di fissare i braccetti. Per far coincidere le posizioni dei fori per le viti importiamo le scansioni dell'hard disk in un software di grafica vettoriale. Io ho scelto Inkscape. Disegniamo le posizioni dei fori delle viti e l'ingombro del telaio dell'hard disk. Salviamo il file di Inkscape e lo portiamo su Tinkercad, un'applicazione online per disegnare oggetti 3D. Una volta completato il disegno lo esportiamo e creiamo il file G-code per la stampante 3D. In descrizione o sul mio blog troverete il link per scaricare il progetto 3D della base con l'elenco completo dei materiali necessari per realizzarla. Inoltre potete trovare questo progetto anche su Tinkercad Thingiverse My Mini Factory. Vi metto il link nella parte alta dello schermo. Dopo aver creato il file G-code iniziamo con la stampa. Nella parte alta dello schermo troverete il link del tutorial sulla stampa 3D. Una volta terminata la stampa della base passiamo all'assemblaggio. Per prima cosa dovremmo allargare le estremità dei braccetti flessibili per permettere l'inserimento delle pinzette. Per stabilire con precisione il diametro del gradino della punta ho utilizzato un calibro. Nel mio caso ho messo 4 pinzette grosse e 2 piccole, in realtà si possono montare 6 pinzette tutte uguali. Con una punta a gradini allarghiamo i fori della dimensione adeguata. Inseriamo le pinzette facendo un po' di forza nei braccetti flessibili. Per avere maggiore solidità si potrebbero incollare con della colla bicomponente oppure fissare con delle viti autofilettanti o con dei bulloncini passanti. A questo punto avvitiamo i braccetti sulla base.
Anche questi potrebbero essere fissati più saldamente con della colla bicomponente o con delle viti autofilettanti. Per fissarli meglio sulla base utilizziamo una chiave fissa oppure un arrullino. Dopo aver fissato i braccetti sulla base, inseriamo la guaina termorestringente nelle pinzette per proteggere i cavi e gli oggetti che metteremo nella nostra terza mano. Incolliamo dei gommini sull'hard disk per farlo aderire meglio sul piano di lavoro e per evitare di graffiarlo. Con delle viti fissiamo la nostra base sul telaio dell'hard disk. Quest'ultimo ha solo la funzione di rendere più pesante e quindi più stabile la terza mano. Questa terza mano potrebbe essere utile per disaldare o saldare diversi cavetti su una scheda elettronica. Come si può vedere dalle immagini, 2 pinzette reggono la scheda e le altre 4 reggono 4 cavetti. In quest'altro esempio 2 pinzette sostengono la scheda, la terza pinzetta regge l'avvolgimento e la quarta una lente di ingrandimento. Con questo supporto possiamo saldare diversi conduttori contemporaneamente. Oppure fare varie saldature in maniera sequenziale senza dover riporre il saldatore per ogni saldatura.
Saldare spinotti e connettori. Ora vi mostrerò come è possibile infilare il filo di un ago per cucire avendo poca manualità e poca vista. Come sempre in descrizione troverete il link di tutti i componenti del progetto con i diversi suggerimenti per costruirlo. Se vi è piaciuto questo video fate clic su mi piace, se volete stare aggiornati fate clic sul pulsante rosso. Arrivederci al prossimo video.